Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive. Ok, wow, per la prima parte di marzo e abbiamo il mondo e la ruota della fortuna, ragazzi. Periodo di compimento, periodo direi di risultati. Quando c'è la ruota della fortuna si parla di chiusura cicli e anche con la carta del mondo, quindi è facile che si arrivi ad un risultato, ad un cambio inaspettato. Quando c'è la ruota della fortuna normalmente sono eventi fortunati, potrebbero essere eredità, potrebbero essere delle vincite del gioco, potrebbero essere dei cambi improvvisi di qualche tipo di situazione, ok? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Queste sono letture sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, gli amici o le relazioni di coppia. Io vi do una linea generale di com'è l'andamento energetico e poi farò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Ok, partiamo con un 5 di spade. 8 di bastoni, temperanza, la morte, 9 di bastoni, 6 di bastoni e 9 di coppe. Guardate ragazzi, sono rasserenata perché da come si parte perlomeno si finisce un pochettino più leggeri, devo dire. Questo 5 di spada al contrario e l'8 di bastoni mi dicono che qualche cosa a livello di comprensione con qualcuno non quadra. Nel senso che o c'è una comunicazione distorta in una situazione, in una relazione, all'interno di voi stessi potrebbero anche esserci delle idee contrastanti dentro di voi inerenti a una certa situazione o una certa relazione. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo 5 di spade. Regina di denari, 4 di spade e 9 di bastoni che avete già qui. È come se qualcuno dovesse difendersi in un certo modo. Sì, da qualche tipo, o è una persona, questa regina di denari, quindi potrebbe essere il o la partner, o come l'impressione che se siate voi, se vi identifichiate con questa confusione mentale di cui ci parla il 5 di spade, siete proprio voi che avete bisogno di prendervi un periodo, magari questo cambio, visto che il mondo ogni tanto parla, no? Di viaggi, di distanza, di lontananza, potrebbe anche essere riferito al fatto che avete bisogno di prendervi un momento per voi, proprio per ricalibrare le energie. Andiamo a vedere l'otto di bastoni perché qui mi dice che è come se avessi bisogno dello zero contact con il mondo in generale. Tre di pentacoli e mago. Potrebbe essere che qualcuno, ragazzi, non dica di qualche nuovo progetto che si ha. Diciamo che con il mago si parla di un'azione, di qualche tipo di compimento, di qualche tipo di
È anche collegato alla legge di manifestazione, quindi ho come la sensazione che qui qualcuno vorrebbe, ma la comunicazione inerente a questo progetto potrebbe non essere del tutto chiara con questo 8 di bastoni al contrario. Ok, come se ci fosse sì una sorta di inizio, ma una collaborazione un po' dubbiosa, mi viene da dire. Andiamo a vedere la temperanza. 10 di spade. Ho come l'idea, vedendo queste carte, che non vogliate prendervi la responsabilità di fare il primo passo. Allora, la temperanza è spiegata da un 10 di spade e da un fante di spade. Guardate ragazzi, ho la sensazione che qui, perché avete anche la morte, qui c'è da lasciarsi indietro qualche questione che è successa nel passato. Avete la ruota della fortuna, quindi vi dico, per qualcuno ci potrebbe essere una questione karmica in ballo, mettiamola così, perché anche qui avete il mago che parla di infinito, parla dei cicli della vita, no? In un certo senso. E qui è come se doveste tagliare letteralmente qualche cosa, manca solo la carta della giustizia, per rimettere in equilibrio lo stato psicoemotivo, quello di cui parlavamo prima. C'è una questione legata alle responsabilità, a chi deve fare che cosa, a chi fa il primo passo, a chi si occupa di chi. Andiamo a vedere la morte. Non ho particolari indicazioni se sia sì, una questione, diciamo, di coppia piuttosto che di famiglia, per adesso. Allora abbiamo un re di bastoni e un 5 di spade nuovamente. Allora, qui potrebbe esserci una confusione, delle discussioni anche, ragazzi. Mi viene da dire che qualcuno vorrebbe smetterla di discutere. È come se ci fosse stanchezza in tutte queste discussioni, in tutte queste discrepanze, in tutta questa... Mi arriva la parola gaslighting. È anche una delle parole dell'oracolo nero. Poi dopo eventualmente la cerco e ve la faccio vedere. Però qui è un po' come se ci fosse, perché c'è, come dire, 2 5 di spade è un'attitudine, un modo di pensare un po' egoico, no? Di solito il 5 di spade è collegato alle lotte della mente, a chi discute solo per aver ragione, non per creare un punto di incontro, non per trovare una soluzione. E qui è come se ci fosse bisogno di riequilibrare questo lato della relazione o della situazione, perché effettivamente pesa, insomma, il fatto di non aver chiara di chi è la responsabilità, di chi è il compito, per esempio, di chi è l'idea anche, mi viene da dire. È un po' come se aveste le acque della mente un po' mischiate con questo 5 di spade. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché qua vi dice chiaramente, ragazzi, che è ora di alzare dei paletti. Abbiamo un 7 di coppe e un fante di bastoni. È un po' come il... Ok, toglietevi dalle illusioni e delimitate la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura. È un po' come... Sì, ma ci sta. Ci sta perché avete 2 volte il 5 di spade e 2 volte il 9 di spade. Scusate, il 9 di bastoni. Qui si tratta di mettere dei paletti, quindi non ti permetto di pensare, di dire così, non ti permetto di trattarmi così, o cose per lo stile. Adesso dipende da qual è, da che cosa rappresenta per voi il 5 di spade, chiaramente. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un 9 di spade. E un 3 di bastoni. Guardate, io sento che la paura più grande, insomma, che potreste affrontare in questo periodo è la paura di mettere i paletti, quindi di manifestare il vostro disagio con questa persona e che questa persona in qualche modo
o non voglia continuare con questo progetto o non voglia andare avanti magari nella relazione o cose per lo stile. Però vi dico, con questo 6 di bastoni in realtà è solo una vostra preoccupazione, non lo vedo così perché poi anche si finisce con un bellissimo 9 di coppe che adesso andiamo a vedere, 8 di coppe. Wow. Ragazzi, quando ho estratto questa carta ho proprio sentito la frase la ricerca è finita. Io ve lo dico, non so a chi possa risuonare, per cui poi abbiamo anche un bellissimo cavaliere di coppe e la carta dell'appagamento. Io credo che certe volte mettere delle barriere, mettere come dei limiti, sì, per certi versi è un rischio perché non si sa mai come la prenda l'altra persona, ma è quello che vi fa capire se l'altra persona è dentro o è fuori. E poi serve, è sano che si mantenga l'interdipendenza a livello di una relazione, che sia di coppia, che sia familiare. Ripeto, qui non ho particolari indicazioni su che cosa possa essere di più, penso che sia semplicemente un andamento energetico che riguardi un po' tutti a livello di relazioni. Allora, andiamo a vedere prima una carta di questi oracoli neri, poi vediamo, vi cerco quella col gaslighting, così. eh, ragazzi, anime gemelle. Difatti, io sento che questo è solo un momento di crescita. Parla di equilibrio, parla di unione, parla anche di dualità, di complementarsi l'un l'altro, di yin e di yang. Parla di anime gemelle sostanzialmente, ragazzi. Guardate, c'è la ruota della fortuna, effettivamente. Non ho altre carte che mi dicano che questa relazione sì, effettivamente sia tra anime gemelle, però considerato che è uscito quella carta, ehm, voglio dire, oh, adesso come faccio a trovarvi il gaslighting? Sono tutte girate. Va bene, si scrive gas, L-I-G, gaslight, ing. È come gas, light come luce, più ing, ok? G-H-T. Va bene, spero che abbiate capito, se no io sono sicura che se lo cercate anche così, in qualsiasi modo lo scriviate vi viene fuori, giusto per capire di che cosa stavo parlando con il 5 di spade. Allora ragazzi, andiamo a vedere ancora una carta bianca per... non è che sono bianche, sono scritte ma il retro è bianco. Per diciamo portare alla luce quello che potrebbe essere un lato d'ombra di questa situazione o di questa relazione. Incapacità. Sento che ha a che fare con il mettere le barriere. È come se doveste smettere a un certo punto di cercare di mediare per non creare attrito. Cioè, va bene mediare e essere diplomatici, però il punto è che il punto d'incontro va trovato. Non dovete sminuire il vostro bisogno magari per non creare conflitto con l'altro. Non so se mi sono capita. Allora, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo. Questi qui sono gli oracoli delle coccole. Io le chiamo le carte delle coccole. Sono come dei mantra da ripetersi durante la giornata per coltivare l'amor proprio, ragazzi. Vi dico, la lettura finisce molto bene. Sento che è più un vostro stato mentale quello che preoccupa. Probabilmente per qualche paura o per qualche cosa che dovete lasciarvi indietro. Ok, andiamo a vedere che altra carta vi danno come mantra per coccolarvi questa settimana. Gratitudine, carta numero 15. Mi metto in pausa per un momento di gratitudine per tutte le benedizioni nella mia vita. E come questa carta fa sempre venire in mente che diamo per scontato un sacco di cose, proprio dal chi abbiamo di fianco al cosa abbiamo sotto i denti tutti i giorni, e invece c'è gente che insomma non è così fortunata
e quindi ecco, è importante ringraziare per quello che effettivamente abbiamo. Io ultimamente ringrazio anche per dove sono nata, perché l'idea di essere nata in Ucraina mi smuove, ecco, per farvi capire che cosa intendo. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere, potete anche lasciare like, iscrivervi o condividere. Ah, le letture dei single sono già online, anche per le persone. Ho fatto una lettura specifica per le coppie, quindi potete integrare anche quelle letture con questa lettura qua. Bene, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!